Sacco Marcello dell'Università di Siena. Stiamo procedendo con le interviste per il progetto Erasmus Plus Together. Qui con noi Amantia Pano, sistemista della Facoltà di Informatica dell'Università di Bolzano. Grazie per essere qui con noi e per spiegarci cordialmente quali sono le misure nelle quali sei coinvolta per l'inclusione delle persone, degli studenti rifugiati nella vostra università, in che modo stai partecipando e quali sono magari le difficoltà e i lati positivi dei progetti in cui sei coinvolta. Grazie. Grazie per l'intervista. Faccio parte del progetto United VZ dall'inizio. Siamo partiti un gruppo piccolo tra docenti e amministrativi, perché spesso ci capitava nella quotidianità di sentire di persone con molti skill che purtroppo non avevano possibilità di avere il loro titolo di studio riconosciuto oppure proseguire i loro studi o anche i loro sogni in Europa o comunque nell'attesa di essere membri dei paesi europei. Il progetto è partito con l'idea di selezionare i migliori candidati, avevamo a disposizione 50 posti. Abbiamo chiesto a tutte le associazioni che conoscevamo, molte richieste ci sono anche arrivate di persona, tra persone che conoscevamo oppure associazioni alle quali già facevamo volontariato. Abbiamo quindi fatto una prima fase di avviamento del progetto che era veramente una sessione molto intensa, perché abbiamo organizzato interviste strutturate in base alle associazioni, con poi test linguistici fatti su carta, quindi abbiamo coinvolto tutti i colleghi anche del centro linguistico per tutte e tre le lingue, perché essendo l'università trilingue e comunque avendo tutti i rifugiati percorsi diversi, per noi era importante anche capire a che livello linguistico di ognuna delle tre lingue fossero, anche per poterli poi allocare nei corsi adatti, perché i corsi sono poi insegnati in una determinata lingua. Conclusa questa prima fase quindi di selezione, il mio aiuto è stato soprattutto per accertarmi che il livello di digitalizzazione o comunque di competenze informatiche fosse sufficiente affinché loro non solo potessero seguire attivamente le lezioni, ma potessero anche sentirsi molto utili all'interno dei lavori di gruppo con i loro colleghi, quindi che per loro tecnologie che magari per uno studente dell'università o delle superiori sono conosciute, note, utilizzate, per loro erano sempre delle novità. È stato molto bello, molto interessante, un'esperienza che mi ha arricchito moltissimo, perché il gruppo era molto eterogeneo sia nella lingua sia nei paesi di provenienza. Quindi le lezioni erano in inglese, italiano, o a volte bastava anche guardarsi o tra di loro si traducevano le cose perché era impossibile riuscire a spiegare tutto. Qualcuno magari era madrelingua francese, quindi con fatica riusciva a capire l'italiano, per cui per loro, se sapevo che quella persona era a lezione quel giorno, preparavo il testo anche in francese, così poteva partecipare attivamente anche questa persona all'esercizio. Quello che ho notato è che tutti partono da background accademici diversi, nel senso che c'è chi è abituato a uno stile di scuola in cui il docente deve accertarsi continuamente che tutti abbiano capito prima di proseguire un altro argomento, c'è chi invece è più autonomo, quindi preferisce aver appreso lui e poi si stacca dal resto della classe. Insomma, era molto bello vedere queste differenze, vedere poi i lati comuni. Alla fine del corso una cosa che mi è piaciuta, che ho fatto molto volentieri con loro, più che altro anche come esercizio per il futuro, è stato una presentazione PowerPoint di usi, costumi, usanze dei loro paesi, ognuno poteva scegliere, anche perché comunque durante la carriera accademica devono fare sempre delle presentazioni, quindi io stessa durante la carriera accademica ho fatto un corso in cui mi veniva insegnato come presentare, quindi ci tenevo che anche loro avessero questa conoscenza.
Mi hanno ringraziato tanto perché per loro era la prima volta in cui gli veniva chiesto di presentare loro stessi, quindi non si sentivano né sotto esame, ma si sentivano molto rilassati perché stavano parlando di un argomento che conoscevano molto bene, in una lingua che fino a quel momento del corso, facendo altri corsi, avevano imparato molto e con software che avevano anche utilizzato durante la carriera del semestre. Con l'andare del tempo il progetto è cambiato, nel senso che in base ai candidati che si presentavano ogni semestre, noi ovviamente adeguavamo anche la tipologia di insegnamento di questi corsi di informatica, perché non sempre tutti avevano bisogno di un'introduzione alla base, altri avevano bisogno solo di un determinato software. Chiedevo una cosa, ovviamente quindi gli date supporto e gli spiegate come usare la tecnologia, gli supporti informatici, Sì. ma, io immagino che magari loro non ce li abbiano i supporti informatici su cui lavorare. Cioè li mettete anche a disposizione dei computer, c'è una sala informatica comune, come gli date Allora, supporto anche in questo? da 3 anni assieme al mio collega, 3 o forse 4 anni, adesso noi abbiamo questi Cloudbooks, che sono queste aule non aule, nel senso che gli studenti possono andare in biblioteca con la loro tessera e prendere questi notebooks, che noi chiamiamo Cloudbooks, da utilizzare durante tutta la giornata solo nel campus universitario. Quindi gli studenti non devono comprarsi nulla, lì dentro hanno già tutto il software che gli serve, perché i docenti ci informano a inizio anno quali sono i software che gli servono, quindi anche per i rifugiati una parte dell'esperienza che facciamo è l'introduzione alla biblioteca, quindi come cercare i libri, come sono catalogati e anche come avviene questa parte di landing, quindi di prendere il notebook con la carta, restituirlo a fine giornata, informarci se ci fossero problemi. Quindi loro non devono acquistare niente. Okay. Molti, una volta che abbiamo fatto il corso di informatica, una volta che hanno iniziato i corsi, hanno detto no, ho dei risparmi, preferisco piuttosto avere il mio computer per poter essere più autonomo, però i mezzi che hanno all'università sono più che sufficienti, hanno appunto accesso a tutte le stesse cose alle quali hanno accesso i nostri studenti, quindi dal punto di vista informatico sono uguali a tutti gli altri. Cioè l'acquisizione di skills informatiche è importante per la carriera accademica o per seguire corsi all'università, ma credo anche che sia molto importante anche per loro per tenere i contatti con quella che era casa. Sì, per quello, ogni tanto per rendere anche le lezioni più interessanti, perché comunque è difficile con persone di età diverse, di Mh-mh. interessi diversi, magari che studiano anche da noi comunque cose diverse. Alle volte, ad esempio sulla parte di Excel, ho introdotto la parte di come fare i conti per un viaggio, come prendere un biglietto aereo, come prenotare un hotel se vogliono prima o poi andare a trovare un loro parente che è vicino, oppure anche se vogliono poi in futuro essere autonomi, perché sono tutte attività che noi siamo abituati a fare nell'arco della nostra vita o comunque perché digitalmente siamo più attivi e per loro invece è tutta una novità. Numeri più o meno a quante persone avete dato il vostro supporto? Essere state tra le 30 e le 35 persone. Insomma, Questo è stato supporto attivo, nel senso supporto con lezioni schedulate settimanalmente, 2 ore, in cui si sceglievano gli argomenti cioè gli argomenti standard, insomma i software, quelli di base che devono utilizzare durante la carriera accademica, anche ad esempio come utilizzare Google Drive oppure come condividere un documento con gli altri. Poi invece la parte di dove trovare il materiale online, ho un problema ad aggiungere questo corso al mio piano di studi, come faccio ad iscrivermi ad un esame, eccetera, questa parte l'hanno fatta soprattutto i buddies. mh. Quindi loro poi ci segnalavano casi particolari e allora io andavo a verificare tecnicamente come potevamo fare assieme ai miei colleghi, se c'erano casi particolari, anche perché comunque loro vengono iscritti a singoli corsi, non a un corso unico di Mh. laurea, quindi Quindi è un bel lavoro di sì. squadra insomma, dai. Sì, 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 un bel lavoro di squadra e tutti abbiamo imparato un po' e poi, soprattutto ci sentiamo molto utili perché vediamo che anche, i partecipanti al progetto
sono felici della loro carriera accademica.